Ciao a tutti, sono Gianluca di Vapor Smooth, come c'è Angelo che si occuperà della traduzione, in inglese naturalmente, in italiano ci penso io. So, what's up everybody? I welcome each and everybody that is listening. This is Gianluca, as everyone knows. I'm Angelo and I'm for the English version of the video, and today we'll explain something interesting. Ok, come ben sapete nasce la nuova mod di Vapor Smooth. La nuova mod si chiama Totem. As you see, today we'll explain about Totem. This will be a tutorial video about Totem, the new Vapor Smooth mod that will come out. Ci troviamo la nostra mod, come potete vedere, con un corpo qui che finisce da 22 per gli atomizzatori, cioè gli RDA da 22. Il corpo rimane con un diametro di 27 qualcosa, 27,3, come diciamo come il Tomahawk. Okay. Abbiamo 22, abbiamo il ring da 24, se lo girate abbiamo l'adattatore che diventa 25. Okay, so as you can see, the size, it will be still 27 as a diameter for the whole body of the Totem, and it has also a 22mm top for any RDA for a 22, for a 24 and for a 25. La mod nasce con un nuovo sistema di tasto che si differenzia dal Tomahawk perché rimane una mod unica, con un pezzo intero, diciamo, una più questo era il Tomahawk, come potete ben ricordare, aveva un suo tasto che si sfilava, ok? Vi ricordate? Benissimo, sempre senza filetto, con un O-ring che andava a contatto. Ok. Okay. So Totem will be completely different from Tomahawk, for the simple reason that Tomahawk had a button, had his O-ring on the button that we have to stuck in the actual tube, and here's your Tomahawk. But Totem will be completely different. Tomahawk is a unique piece with its button, but Totem will have a new and great piece of art from Gianluca. Totem nasce appunto con un unico pezzo sempre scavato da un pieno, con sempre la sua sleeve, che c'è già, sempre con una sua sleeve interna di protezione, che è caratteristica al marchio Vapor Smooth, e il nuovo tasto, come potete vederlo, che si inserisce semplicemente in questa So Totem will still come out with the internal sleeve, as you can see. Internal sleeve will always be available in Vapor Smooth because it's one of Vapor Smooth's main functions, the sleeve. And it also comes with the new button, as you can see. The new button just has to stick in, and as you can see, easy, you have your Totem. È al contrario. Sì, lo so, è al contrario. Allora, questo che voi vedete è il tasto interno. Logicamente il tasto, per essere levato, ha bisogno di un estrattore. Nasce appunto questo tasto che, come potete vedere, può essere utilizzato anche così, in maniera che è più comodo perché è esterno,
ma nello stesso tempo senza nessun problema lo potete usare tenendolo internamente come un comunissimo tubo, non ha nessun problema, funziona lo stesso. Okay, so as you can see, devo farlo uscire prima, Allora, non sono capace di girare. ok, spiega che senso. Okay. Okay, so as you can see, this is the internal button, the real button. But how can you take out the button without an extractor? So this is your extractor. As you can see, you just place it in, screw it up, and it's also very comfortable for people who have got, like me, longer fingers, so you can actually use it like this with any type. Pratico perché può essere più diretto. And it's more direct, as Gianluca just said. But you can also just put it in anyway inside your mod to create a nice, neat, unique piece of art, as you can see. Schiacciano stesso. So you can see how easy it is to push even here. Per tutte le vi spiegherò il tasto. Il tasto, come potete vedere, ha un O-ring internamente che non è un O-ring come quello del Tomahawk. Dunque questo serve solo a evitare che il tasto, che quando venga infilato, lo scappi fuori. As you can see, inside there's an internal ring, O-ring. On the Tomahawk it was on the button, but now it's on the tube. And this O-ring is only to let the button go inside without popping out again. So it secures, as you can see, the button. Ora analizziamo il tasto. Il tasto è semplice, come potete vedere, lasciando perdere questa parte qua, ve lo faccio vedere senza. Ok, il tasto è composto così. Abbiamo il nostro solito isolatore che va a regolare la batteria col pin, che viene levato semplicemente tirandolo. Qui abbiamo una tazza, questa tazza. Qui abbiamo l'altra molla e qui abbiamo il pin effettivo che ha un O-ring qui all'interno. Dico subito, tutti i pin, questi chiamiamoli pin, tutti i pin, sì, saranno tutti in palladio per tutte le molle, copper, brass e alluminio. Le molle, che vedete sono due, saranno tutte molle placcate sempre in oro, però 24 carati, come placcato a spessore, dico subito, a spessore, come queste a spessore 24 carati, oro e palladio. Allora, Fa troppo lungo? no, assolutamente no. Devo solo rimontare per far vedere come era fatto. Quindi devo... Lo sai. Schiaccia. Metti pure l'altro. Schiaccia. Sì. Ok, sì. Perché non swappi. Okay, this is the button without the external cover. As you can see, it's made out of 2 springs and 2 palladium plated parts. As you can see, to take off the button you just have to pull, and the first spring and the first isolator will come out, and it will leave space to another cover made of plated with palladium, and another golden spring. This is your actual pin. As you can see, it's a flat pin, and it's got an O-ring on it that keeps every part attached to the pin. As you can see, this pin for every single material, copper, brass,
and aluminium will be palladium plated. Ah, spessore. Yes, and also this part as well will be platinum plated with a nice cover inside and outside, so they will wholly be covered in palladium. When you the springs, as you can see, there is two, one that divides and isolates, and the other one that keeps the spring and the pin together, are both made out of gold. I don't mean they're fully gold, they're just golden plated. So these, as the palladium, is golden plated, 24K golden. So both springs are inside a pin, and it's very easy to build your own button as well. Abbiamo scelto di utilizzare il palladio per tutti i tasti, innanzitutto perché è un metallo duro, viene usato per le candele degli aerei da turismo che hanno il motore a scoppio, viene usato per le telecomunicazioni, per i contatti delle telecomunicazioni, viene usato dalla NASA, è un materiale conduttivo, è usato nei superconduttori. E noi abbiamo deciso di dotare tutte le mod di palladio e molle in oro 24 carati, proprio per evitare che ci sia un'ossidazione. Facendo così non avrete più bisogno di comprare un tasto in argento o qualcosa di più conduttivo, diciamo, e così rientrerà tutto questo in tutte le mod: copper, alluminio e brass. Okay, so Gianluca decided to use palladium as the main material for its button. That will be included in every single material. That means copper, brass and aluminium. So every single material will have a palladium plated button, because it's one of the most hard and efficient materials around, and it's also very conductive. Palladium is not only used in vaping, but it's also used in many engines, and it's also used by the NASA for its own superconductive materials. Also, palladium is very efficient for long-term vaping. So you won't have to buy a new button after buying your mod with already inside. Any material will have a palladium plated button inside. Come tutte le mod si creano come ben sapete, si creano degli archi voltaici tra il pin e la batteria. Non è che col palladio non si creano, ma però, come potete vedere, questo pin è utilizzato da 2 mesi e rimane ancora così. Basta solamente pulirlo, passare un dito, anche una gomma, non una carta vetrata, ma una gomma, e essendo usato per le candele delle autovetture, anche degli aerei, cosa succede? Il palladio è un metallo molto forte, dunque l'arco voltaico non riesce a scalfirlo, dunque rimane in superficie ma si leva molto semplicemente, perciò avremo un contatto sempre perfettamente pulito. Okay, so as you can see, this is a pin that Gianluca has been using for almost 3 months. That's a lot for a pin and for a button. As you can see, voltaic arches are made even by palladium, but the nice thing about palladium is that all you need is a nice piece of rubber or any cloth that doesn't ruin your palladium plated button to clean up the surface of your pin. And it's also very strong material that makes it one of the most effective buttons around. As you can see, 3 months old, and as you can see, there's no scratches at all. Tomahawk è già è nato a maggio,
subito dopo è nato Totem ed è stato finora provato, testato e corretto tutto ciò che poteva avere, diciamo, dei difetti, per modo di dire, nel senso che era importante provarlo prima di darlo nelle vostre mani. E dunque io ho sottoscritto, l'ho provato facendolo provare ad altre persone. Per questo che vi assicuriamo una mod completamente a posto. As you know, security comes first in Vapor's mood, and the first thing Gianluca tried after the release of Tomahawk was Totem. The first thing he had in mind after Tomahawk was Totem. So, as you can see, as I told you, Totem has been experimented, has had some tries. Gianluca has been trying out different mods to make Totem one of the best mods that will come out on the market. He will try to be effective. He needed to have some time to experiment something that was new, secure, and also very effective. Ora rimontiamo il nostro tasto. Okay, so now we will build our button up again. Questo è l'estensione. Okay, so what we're doing now is we are going to screw the actual cover on our pin. Inseriamo la molla. We insert the first spring in. Inseriamo la nostra tazza, Okay. che ha una sua sede. As you can see, we will put our first cover, internal cover of the actual pin. That will help. Inseriamo il pin flottante con l'isolatore. And then for Il last, Derling flottante con l'isolatore e premiamo. as you can see, we put our spring back in and the actual auto adjustment Derling that also helps to isolate the battery. Ora abbiamo sezionato un tubo per farvi capire la nuova funzionalità del nuovo tasto e del nuovo tubo Vapor Smooth. Okay. So as you can see now, we tried and make a hole inside a new mod that will come out, just to show you people how the new button and the new tube will affect your vaping. Inseriamo la nostra sleeve. Okay, so first of all we put our security sleeve inside. La batteria. Then we put our battery inside. E inseriamo il nostro tasto. And then at last our new button. Il tasto è inserito. As you can see, the button is inserted properly. Come potete vedere, vediamo se riusciamo, all'interno del tubo esiste una battuta, una ripresa si chiama, che vedete lì nel tubo, cioè praticamente sarebbe una dimensione, come potete vedere, maggiore qui vicino e qua minore. Perché questo serve? Okay, as you can see, inside the tube there is a space over here that is bigger than this space of the battery. As you can see, this is bigger and it's dug in more inside the tube. But why is that? Quando andremo a inserire il nostro tasto, notate come la tazza va a chiudersi perfettamente, come potete vedere qua, dov'è la tazza? Qua. Come potete vedere, la tazza chiude perfettamente su quella ripresa e va a chiudere completamente in appoggio il contatto del tasto. Okay, so as you can see, once you insert your button, the whole surface, internal surface inside the tube is covered by that little cover. So the contact is completely blocked inside with no air at all coming out. As you can see, this cover here blocks all the contact inside.
for a fully blocked contact. Questo, come potete vedere, è il funzionamento quando vado a premere il tasto. Può essere anche tranquillamente chiuso, dove non è nessun problema, come dicevamo prima. Può essere usato in più modi. Okay, as you can see, nothing affects our button. You can also screw it out or screw it in and it'll still work perfectly. Allora, l'inserimento, quando andremo a inserire, notate, ok, quando andremo a inserire un Atom, non c'è bisogno di levare il tasto. Dillo pure. Once you have to put a new RDA, vero? Sì, vorrei Okay. dire. When you have to put your RDA. RDA on top of it, you don't need to take the button out. Perché qualsiasi RDA che noi andremo a mettere, adesso abbiamo preso questo con un pin molto lungo, lo conoscete, è un battle deck. Notate quando io andrò a avvitare, notate lo spazio verde come aumenta, perché si autoregola. Allora, as you can see, once we put this long battle deck inside C'è un pin molto lungo. that has a really long ping, you can see that the auto adjustments, once you put it in, okay, as you can put it Guardate in, lo spazio verde. you can see that the green part is the auto adjustment going on. As you can see, because the pin is very long, the auto adjustment makes the battery go lower, and but the button won't work until you press the button. As you can see, you don't need to take the button out, it will auto adjust by itself, and once you take it out, you can see that the battery starts going up again for an perfect auto adjustment. Quando dicevamo prima, tutti i tubi che conosciamo, il contatto avviene quando schiacciando si va a appoggiare sulla cassa del tubo, cioè diciamo sulla scocca del tubo, va a creare un contatto, ma creando questo contatto appoggiandosi solo in alcuni punti non crea un contatto perfetto. Okay, Spiegando la tazza, non spiega di questo, perché questo non va. okay, so as you can see, we have to explain what this part means. This part means that because this is slightly smaller than the whole tube, doesn't create a perfect contact with all the tube, and that is not really effective for conductivity. This cover over here covers the whole surface, as you can see inside the whole surface, for complete fully blocked contact. In questo sistema, avendo inciso questa parte, come potete vedere, andando a inserire la battuta, questa tazza nuova va in battuta, dunque a sua volta premendo la molla porta la corrente, il pin si attacca alla batteria, ok, il pin si attacca alla batteria che a sua volta manda la corrente alla molla che va sul tasto che va sulla tazza. Dunque praticamente questo contatto è completamente chiuso, dunque abbiamo il massimo della conduttività. Qui abbiamo una parte leggermente conica e questo è leggermente conico e va a chiudere completamente il contatto. Meglio di così non si poteva ottenere. Poi per noi poi tutto è possibile. Okay, so as Luca just said,
this part over here is very important, because once you insert your button inside next to the battery with auto adjustment on top of it, the first thing that will happen is the auto adjustment, as you can see. But once you press the button, you can see that the little part over here has a full contact with all the tube. So once you press the pin towards the battery, you can see that this part will always be the last part of the conductivity. So as you can see, you press, electric comes in, all isolated because of this, contacts here, and the button makes one of the most I would say effective buttons around, but everything's possible. Questo è quanto Vapor Mode ha dato questa innovazione al Totem. Vapor Mode è sempre in cerca di migliorare sempre le sue modi. Qui abbiamo un O-ring, come dicevo prima serve solo come fermo, non gli fa male se ogni tanto gli mettete dell'olio al silicone, ma questo è un mese che le Modus non vengono mai messo del silicone. Dunque questo è il nuovo tubo e adesso vi faremo vedere un attimino come si comporta nell'attività del tubo. Okay. So as said, Vapor Mode always tries to create new stuff, innovative stuff, and also secure stuff to use during your vaping. As you can see, this is the new button. As you can see, this is the new tube. We've talked about this O-ring. Gianluca said that he hasn't cleaned this tube for a whole month, but you should really clean your tube more than once a month. And so the O-ring inside here must be cleaned. One of the most effective things on your tube. Once you pressed it in, this is the new Totem. And now Gianluca wants to show you with a different, not with a hole inside mod. He wants to see the reactivity of Totem. Come potete vedere, adesso lasciamo la cover fuori per praticità. Okay, now we'll leave the cover outside for a practical use, so you can see the actual button go in and the reactivity will happen. Notate, appena premiamo il tasto leggermente, immediatamente risponde. Okay, so as you can see, as soon as you even touch the button, it reacts straight away. So as you can see, it's very, very, very sensible. Questo è il brass. This is the brass. Ora non abbiamo il rame perché ho deciso di palladiarlo, perciò in questo momento non ce l'ho, l'unico che avevo e l'ho deciso di palladiare. Ora vi faccio vedere anche la reattività. As you can we haven't got a cosa che era l'alluminio? Copper. Il copper, we didn't have a copper to show, because the only copper that Gianluca had, he decided to make it out of palladium. So he covered the copper one with palladium to see how it actually reacts once you have palladium on top of it. Questo è palladium. Come potete vedere hanno una forte reattività, molto sensibile. Questo vale anche per l'alluminio e a detta di tutti invece ha una buona conduzione. So
As you look, as I showed you, it's one of the most sensible, I would say, most reactive mods around, and it's very, 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 very conductive. Ora vi facciamo vedere l'utilità di questo, oltre che regolatore tra la batteria e il pin, anche per quanto riguarda l'isolatore che serve per la batteria. Ora ve lo faccio vedere. Okay. So now we will show you what this isolator up on top of it needs to be inside. Why do we need an isolator inside our actual tube? Why this affects mod? Ho spento la luce per farvi vedere cosa succede. So now we turned off the light so that we will show you exactly what happens. Io dico che adesso lo mettiamo senza. Sì, lo mettiamo senza perché è come tutti i tubi, cioè noi andremo a togliere questo isolatore perché fa come fanno tutti i tubi. Solo nostro, cioè. Sì. E i tubi hanno tutti i pin. Così. So now we are taking off the isolator and we are going to leave the button as a normal mod will have, without a security isolator. Osservate cosa succede. Okay, now observe closely what happens inside, near to the battery. I famosi archivoltaici. The really famous, as you know, inside the voltaic arches. As you can see, there is some sparks coming out. Come potete vedere, vanno a scaricare sulla cassa del tubo e sul pin del tasto. So as you can see, some of the conductivity goes on the tube and doesn't remain on the real surface that needs to be for the activation of the actual RDA. Il nostro isolatore va completamente a isolare la batteria, evitando che quegli archi voltaici possano uscire al di qua di questo isolatore. So as you can see, the isolator is very useful because it protects the whole battery and the whole tube from those voltaic arches. As you can see, the pin is completely covered and there's no sparks that will come out from the battery when it's contact on with the pin. Dunque, As you can see, è impossibile che voi li vediate it's impossible to see any sparks at all because they are completely isolated. perché rimarranno circoscritti all'interno di quell'isolatore dove c'è solamente il pin. Because as you can see here, the pin is completely covered by the isolator. Questo per una mod più sicura. Questo è per una mod più sicura. Esattamente. For more secure mod, I would say. I primi tubi rimarremo sempre, come abbiamo sempre detto, sarà una produzione limitata di 100 pezzi, 100 per materiale, rame, cioè copper, brass e alluminio. Okay. As you know, there's the three main materials that Vapor Moose uses for his production. The three main materials are copper, brass and aluminium. All three materials will be serial numbers, so there's going to be only 100 of each material. So there's going to be 100 in copper, 100 in brass and 100 in aluminium.
Lavoriamo molto sulla precisione, naturalmente. As you can see, it's very nice and neat when it comes out and when it goes in. Vediamo, ti faccio vedere perché. So it's very, very precise. There is no rattling. Non c'è nessun rattling. Adesso perché si blocca naturalmente la slitta. Faremo anche una versione in palladio che ve la faccio vedere, che è questa è una versione completamente in palladio, placcata in palladio a spessore, ripeto, a spessore. So as you can see, Gianluca is holding right now a special edition that will come out of the Totem, and it's completely in palladium. So it's plated with palladium normally, but it's completely covered by palladium. So it's not made of palladium, it's only covered with a copper sotto. Sì. Okay, so it's a copper version covered, plated with palladium. Sarà una produzione molto limitata. And it will be a special edition, so it will be a limited edition of a couple of pieces. Sarà anche a oro 24 carati, sempre produzione limitata. And Gianluca is now thinking about another special edition of the Totem, completely in gold. A gold edition, a golden plated edition, will be available as the palladium one, with a limited edition of a few pieces as well. Un saluto a tutti, ringraziandovi per averci dato la possibilità di continuare questa nostra avventura di Vapor Smooth. Grazie a tutti gli utenti che hanno acquistato il Tomahawk. Possiamo andare avanti con queste nuove mode. Vapor Smooth naturalmente non si ferma a Totem, ma continua sul suo film che vi ha già detto all'inizio, che si basa sulla storia dei nativi americani, e noi continueremo a lavorare su questo, tenendo sempre una produzione limitata. So Gianluca wants to thank all of you that he has now the possibility to continue his innovation and his story, because it's all about the story that Vapor's Mood has and Vapor Mood wants to continue to bring on about the Native Americans. So with Totem, we have now the possibility to continue our story, to continue our main function and our activity. He wants to thank all of you for being so nice on the groups, you've contributed with really nice family. There's a nice family on Facebook, there's a nice family all around that helps and is also behind Vapor's Mood. You gave us the possibility to continue. You actually made Vapor's Mood come to so far, and it will continue to go with you and us. L'uscita del Totem sarà il 10 novembre 2016. Lo troverete nei negozi che già comunque abbiamo lavorato in passato, lo potete trovare sul sito, e per qualsiasi richiesta vostra per poter sapere tutto potete chiaramente, come avete sempre fatto, scrivermi a Gianluca Cesati, e io come sempre rispondo a tutti. Okay, so because Gianluca wants you to know when it's going to come out, he would like to know to let everybody know that the Totem will be available on the 10th of November 2016 in every single Vapor's Mood retailer. So the same of Tomahawk will be for Totem. So the same retailers will be same retailers for Totem. And as Gianluca said, the Totem will be available on that day and not before that. You can also buy the Totem online on the official website,
and if you've got any questions at all to ask, me and Gianluca will help you and will answer you as we've always done. So if there's anything you want to ask, please contact Gianluca. He's gonna be always available for you as a nice company wants it to be. Coloro che hanno già un Tomahawk con un numero seriale potranno fare richiesta, se ci sarà la fattibilità naturalmente, fare richiesta di tenere sempre lo stesso numero seriale. Se hanno acquistato un copper con un seriale, non so, 13 del Tomahawk, potranno acquisire un 13 del Totem Copper. So Gianluca wants you to know, to all the people out there that already has a Tomahawk, that it is now possible, if it hasn't been ordered or yet already, you can buy the totem with the same serial number and material of your Tomahawk. For example, if you've got a copper 13, number 13 Tomahawk, it is now available to order and buy a 13 copper totem, just so that you all can continue your serial, I'll say, story. Un saluto a tutti da parte mia, da Gianluca e Angelo. Okay, so thank you for all listening at this little, I would say, tutorial video about Totem. Goodbye from Gianluca and I. Tutti, ripeto, volevo precisare che Vapor Smooth ha deciso di appoggiarsi a un commerciale che seguirà totalmente tutti i negozi del mondo. Perciò i negozianti, per un ordine, contatteranno direttamente Diego Taiano. Okay. Now, for all the retailers that are listening, we want you to know that now Vapor Smooth has a commercialist. For any retailer that is actually listening to this video, you need to contact, if you're interested in buying the mod, to Diego Taiano. You contact him and he will have the information available for the totem. This is only for the retailer though. E questo l'ha fatto perché io sono un creativo e non riesco più a stare dietro a tutto ciò che è commerciale. Io mi occupo di creare la mod, di studiare la mod, ma non mi posso occupare anche del commerciale. Dunque con la prima mod è stato veramente per me difficoltoso, perché portava via del mio tempo, e allora ho deciso di appoggiarmi appunto a Diego Taiano. Okay, so we want to thank you, Diego Taiano, because Diego Taiano now is going to occupy the commercial part of the Vapor Smooth, because now Gianluca is quite busy with the creative part of the work, because he's now thinking about new mods, he's thinking about innovative stuff, and he's now fully focused on new stuff. Un saluto a tutti da Vapor Smooth. Vapor Smooth Ciao. says goodbye. Ciao. Ciao, ciao, ciao.